In questo video farò vedere la pittura su oro con graffito. Quello che sto facendo adesso è spalmare un po' di succo di aglio sulla superficie che vorrò dipingere. L'aglio è un posente aggrappante e quindi è, diciamo, buono da stendere fra l'oro, che è molto lucido e repellente, e la pittura. Queste tavole sono riprese da, diciamo, l'antica pittura del 400, per cui ovviamente, come molti sapranno, sono dipinte con la tempera all'uovo. Sto preparando un bianco per poter iniziare la pittura della veste. Io per dipingere ho una tavolozza di ceramica con la quale mi trovo molto bene, perché questa pittura, che è fatta mettendo i pigmenti in polvere, necessita di essere amalgamata bene. Si fa molto bene con un piccolo pestello sempre in ceramica. Nella tavolozza, appunto, anch'essa di ceramica, ci permette di schiacciare bene il colore e fare così una tempera senza grumi, che per la pittura sull'oro è molto importante. Cioè, diciamo, per dipingere sull'oro è importante andare con mano leggera, come ovviamente ci si può immaginare, perché è facile, altrimenti se si va con pennellate troppo ruvide, riportare via tutto. Diciamo, io come tecnica per fare questa veste faccio in questo modo. Metto il bianco in tutti quelli che sono i massimi chiari e lascio l'oro in quelle che sono le ombre della veste. Allora, qui io sto preparando 3 gradazioni di colore: una tinta chiara, che sarà il bianco, una mezza tinta e una tinta scura. La mezza tinta sarà fatta di un'ocra con un pochino di verde, perché appunto l'oro è un giallo che vira un po' sul verde. E la tinta scura sarà semplicemente la stessa tinta, però più scura, magari con un po' di marrone, un po' di serra d'ombra, o banalmente anche con un po' più di rosso e di verde. Allora, come prima cosa, con la tinta più scura andremo a coprire l'oro nelle parti che abbiamo lasciato d'oro, che sarebbero quelle di ombra. Poi con il pennellino fine si fa tutto un lavoro di tratteggio e si inizia a fondere i colori, nel senso che si cerca di fare i massimi chiari con il bianco e poi si cerca di fare i massimi scuri con il colore più scuro e poi di uniformare con i tratteggi le parti chiare con le parti scure, facendo un volume, ovviamente.
Una volta finita la pittura ci sarà un tempo un po' morto, nel senso che sarà opportuno, possibilmente, se uno non ha troppo fretta, diciamo, di consegnare l'opera, di aspettare un paio di settimane per far indurire la tempera e permetterci poi di fare uno sgraffito migliore e più preciso. Per fare lo sgraffito è bene avere preparato precedentemente uno studio, un disegno di quella che è la decorazione che si vuole fare sulla stoffa. Qui vediamo come io faccio per trasferire il disegno sulla pittura che abbiamo eseguito su oro. La pittura, dopo un paio di settimane che noi abbiamo aspettato, è ancora abbastanza morbida, quindi se io calco abbastanza, ovviamente ogni tanto controllate sul disegno, mi verrà un piccolo segno sotto, non troppo invasivo, e però mi permetterà di vedere dove devono andare tutti i miei piccoli elementi e quindi poi andare a mano libera a fare tutto il resto della lavorazione. A questo punto è arrivato il momento di graffire con la nostra agata a punta tutta la decorazione. Praticamente dobbiamo essere ovviamente molto precisi, è un lavoro che non si può, diciamo, cancellare quello che facciamo, e togliere tutta, diciamo, la parte di pittura dove deve venire fuori l'oro. Per quanto riguarda l'utilizzo del pennello, è opportuno togliere tutta quella polverina che si forma e che ovviamente ci darà un po' fastidio nel nostro lavoro, con un pennello molto morbido, perché, come ho già detto, la pittura è morbida ancora e quindi è delicata. Se andiamo a spostare la polvere con le mani si potrebbe rovinare la pittura. Una volta finito il graffito dobbiamo cercare di dare un po' un volume alla veste, soprattutto a queste decorazioni che altrimenti sembrerebbero una trina piatta. Per fare questo io utilizzo sempre la tempera e dipingo con un colore ocra scura o comunque una terra d'ombra, praticamente con lo stesso colore che ho utilizzato per fare le ombre delle vesti. Dipingo tutti quegli ornamenti che stanno in ombra. A questo punto la pittura è finita e dobbiamo aspettare almeno 2 o 3 settimane per poterla verniciare.
Ovviamente è importante verniciarla per poter anche poi continuare il lavoro, perché essendo una pittura particolarmente fragile ha bisogno di essere, diciamo, fermata da una vernice, e così la rende solida, e uno poi può tranquillamente anche passare la mano sopra mentre dipinge le altre parti. Verniciare la veste prima di avere finito la pittura è una cosa abbastanza importante, perché, come poi vi accorgerete quando passerò la vernice, la pittura diventa trasparente e sotto si intravede l'oro, che diciamo è la bellezza di questa particolare tecnica, ma l'impatto, diciamo, visivo di quello che sarà il colore finale cambierà, diventerà diverso e prenderà un po' più il tono caldo giallo dell'oro che c'è sotto. Quindi è molto importante anche gli ultimi ritocchi dei volti farli dopo che abbiamo verniciato ed abbiamo quindi quella che sarà la tonalità definitiva della veste. Diciamo due parole sulla vernice. Per verniciare la pittura su oro io utilizzo una vernice fatta da me. La vernice è questa, non vi farò vedere come faccio a farla, tanto vi spiegherò i componenti, insomma una cosa molto semplice. Diciamo che questa vernice a me piace molto perché ha, diciamo, tre caratteristiche per me molto fondamentali. Una, la caratteristica della trasparenza, l'altra la resistenza anche nel tempo, almeno spero, e un'altra caratteristica, diciamo, molto importante per la pittura su oro è diciamo la fluidità. Questa è una caratteristica importante perché la pittura su oro è delicata e quindi una vernice difficile da stendere potrebbe, diciamo, creare dei problemi. I componenti della mia vernice mista sono olio di lino, che ne metterò il 20%, e diciamo in questo caso qui io utilizzerò dell'olio di lino crudo con una percentuale molto piccola, lo 0,2% di essiccativo al cobalto sennelier. Il perché dell'olio di lino crudo? L'olio di lino crudo è molto più fluido, diciamo che la stessa vernice la possiamo fare anche con dell'olifa, che nient'altro è che un olio di lino cotto con due essiccativi, uno di superficie e uno di profondità. La differenza è questa, diciamo, se si fa la vernice con olio di lino cotto, la vernice seccherà prima e ovviamente, diciamo, avremo la nostra pittura e la nostra vernice asciutta in minor tempo. Con l'olio di lino crudo ci vorrà un po' più di tempo. Io lo preferisco soprattutto per la pittura su oro perché è più fluido, e a strofinare troppo una vernice che sarebbe, diciamo, troppo densa ho un po' paura che mi si rovini il lavoro. Come secondo ingrediente utilizzo la vernice mastice. Di vernice mastice ne metto l'80%. La mia vernice mastice è semplicissima, sono lacrime di gomma mastice disciolte in essenza di trementina. E poi, come ultima cosa, metto la vernice copale della Lefranc. Questa è una vernice copale del Madagascar, una vernice buona perché la copale del Madagascar è una copale dura e, diciamo, svolge l'importante funzione di far resinificare l'olio.
Una cosa molto importante prima di verniciare è spolverare. Ovviamente nel tempo che abbiamo aspettato si può essere posata della polvere, è molto importante non si impasti nella vernice. Dopo aver spolverato metto la mia icona e la vernice che dovrò utilizzare per verniciarla fuori al sole e attendo che sia diventata calda, circa un 10 minuti, un quarto d'ora o mezz'ora in base alla temperatura. Con l'icona bella calda inizio a stendere la mia vernice, ovviamente più veloce riesco a fare meglio è. Certo troppo veloce non sarà possibile perché comunque è un lavoro di estrema precisione. Stendo con un pennello tutte le parti vicino all'oro, praticamente di confine con l'oro, e con il dito che riesco a fare una stesura più sottile e migliore faccio in tutte quelle parti un po' più larghe dove riesco a gestire l'olio con il dito senza andare sull'oro. Ovviamente è molto importante non avere sporcato per niente l'oro, quindi io faccio un attento controllo con la mia lente per vedere se con il dito in qualche modo con il pennello ho sporcato l'oro per poterlo pulire immediatamente. Poi metto la mia icona al sole ad asciugare. È buono metterla al sole perché il sole così la scalda e questa vernice, che comunque è una vernice oleosa e non si asciuga subito, penetra perfettamente nella pittura con il caldo. Oltretutto, diciamo, sia il calore che i raggi ultravioletti aiutano queste vernici ad essiccare, quindi è buona norma metterla al sole per un po' di tempo, un'oretta. Poi ovviamente il tempo di esposizione al sole cambia in base anche al periodo dell'anno in cui facciamo la verniciatura. La mia icona oggi è stata tutto il giorno al sole. Oggi è una giornata perfetta per fare asciugare la mia icona, la mia verniciatura. È una giornata calda ma non troppo e soprattutto è una giornata con un'umidità molto bassa. Provo con la mano a sentire e sento che la mia verniciatura non appiccica quasi per niente. A questo punto la mia lavorazione di pittura sull'oro è finita. Può essere che nei prossimi giorni torni anche un po' più appiccicoso, ma questo non è importante perché nei giorni di umidità, se non è completamente secco, ritorna la vernice un po' appiccicosa. Queste vernici oleose sono lunghe da seccarsi e sono così.